Non riesci a fare a meno di Radio Rossonera? Acquista subito i nostri nuovi prodotti. Troverai sacchette, magliette in varie taglie e colori, felpe, tazze e tanto altro col nostro logo. Clicca subito il link in descrizione e porta Radio Rossonera sempre con te. Ben ritrovati a tutti amici di Radio Rossonera, buongiorno qui dalla radio, lunedì 24 febbraio del 2025. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi avete visto il video sul nostro merchandising, insomma, che trovate nella sezione shop qui del canale, nel negozio, lo trovate anche nella descrizione del video. Tanto è un po' l'oggetto anche del video, è una bancarella, fuori tutto, caro Enrico Boiani, si vende. Hai il cartellino anche tu, perché vi provochi al minuto 1 del video? Non mi provocare, che già ho passato un weekend e meno male che non ho fatto il post partita per impegni lavorativi, che ero veramente furente. Non mi provocare, devi fare una cosa, invece di provocarmi, chiedi like a questo video, arriviamo almeno a 1000, quindi cliccate il tasto mi piace, quindi iscrivetevi qua sotto, qua in basso a destra, se ci passate sopra con il mouse, troverete anche appunto il bottone rosso per iscriversi, lasciateci un commento e se vi va abbonatevi, 0,99 al mese, rinnovate i vostri abbonamenti per supportarci. Assolutamente sì, eccoci qua. No. Un like, un giocatore venduto in più. Ma sì, raga, che problema c'è? Ma che schifo fare poi il calcio giocato. Io proporrei alla Lega, solo per il Milan, uno speciale così, calendario che copre di calciomercato 8 mesi stagionali. E poi in quegli inframezzi, insomma, pubblicitari si fa un po' di... no? 2 o 3 partite. Perché diciamo questo? Eccoci. Il Milan vende stelle, Maignan, Teo Leao, Mike rinnovi addio, Buio Hernandez, anche Rafa i saluti. Quindi ma sì, direttore. Ci teniamo però. Dimmi. Direttore, via le mele marce, basta. Sì. Guarda, lo sto facendo con un po' di ironia, perché onestamente andare dietro, ma guardate che non è tanto lontano, eh. Cioè, io capisco, cioè, il pezzo non è tanto lontano, non stai dicendo cose completamente fuori senso, eh. Non è una presa in giro chi ha fatto il pezzo, tutt'altro. È la questione che sarebbe da prendere in giro, ma io guarda Henry, poi ti lascio subito. Sì. Me lo auguro, me lo straauguro, così finisce anche questa ennesima dimostrazione che c'è altro da risolvere. Risolveremo anche questo enorme problema, ok? Non sto dicendo che stiamo facendo bene, tutt'altro, assolutamente no. Ma va bene così, vendiamo anche questi 3, così poi abbiamo completamente azzerato la squadra di 2 anni e mezzo fa e sono contento in pace con me stesso, non io. Così poi siamo belli tranquilli e sereni e le cose andranno da Dio poi. Sai quante partite vinciamo così? Non posso dirlo. Allora, andiamo con ordine. Nessuno qui sta nascondendo il fatto che questi 3 ragazzi siano irriconoscibili rispetto a 2 anni e mezzo fa, okay? Perché poi sembra sempre, no, che prendiamo le parti, che siamo i fan che difendiamo i giocatori. No. Allora, quello che ha fatto Maignan contro il Torino e che ha fatto anche contro il Feyenoord era raccapricciante. Cioè non è da Mike Maignan. Ti costa la qualificazione da un certo punto di vista e ti costa 3 punti pesanti perché quell'errore indirizza la partita. Questa stagione di Teo Hernandez era raccapricciante. Sono decisamente molto più le volte in cui è sceso in campo, cioè in cui non è sceso in campo o è stato addirittura dannoso rispetto a invece le volte in cui è sceso in campo. Io ricordo solo la finale di Supercoppa, per dire, cioè davvero tremenda la stagione di Teo. Leao forse è quello dei 3 che ha fatto un pochino di più, ma ha iniziato malissimo con Fonseca, le panchine, eccetera. Ha fatto prima di Natale un periodo, Supercoppa compresa, in cui ti ha un pochino tirato su, poi adesso sembra tornato, diciamo, sui livelli di inizio stagione. Quindi nessuno mette in dubbio il fatto che questi 3 ragazzi siano in un periodo no, ok?
Questo è chiaro ed evidente a tutti e non è che dobbiamo star qui a difenderli, chi se ne frega, perché sarebbe negare l'evidenza. Detto questo, io voglio davvero vedere questa squadra con Diogo Costa, De Cuyper e Diao. Facciamo scambio alla pari col Como, Teo per Diao e prendiamo Diao. Io sfido chiunque a vedere questa squadra che con questi 3 al posto dei 3 che abbiamo, che ripeto, non stanno facendo bene, dove va a finire? Cosa succede? Secondo voi i problemi si risolvono? Secondo voi il Milan fa un campionato da scudetto? Secondo voi il Milan, ripeto, togli 3, metti 3, sto dicendo esattamente questo. Secondo voi il Milan con quella squadra lì va dritta e lotta per il campionato col Napoli o l'Inter? Per me no, ma proprio no. Perché finché, come dicevi giustamente tu, non ci rendiamo conto che i problemi sono alla base, che i problemi principali sono altrove, che le cose da sistemare sono più in su, commetteremo di nuovo questo errore. Ma come hai detto tu, facciamolo. Togliamo l'ultima foglia di fico, togliamo gli ultimi capri espiatori, che lo risottolineo perché se non lo avete capito, non stanno facendo bene, sono costati punti, partite, qualificazioni, eccetera, non stanno facendo bene, ma togliamo anche questo. Poi non so a cosa ci appiglieremo, a cosa ci aggrapperemo, a Malik Ciao, che è l'ultimo acquisto rimasto di Maldini probabilmente, o a Pulisic e Reinders, che sono i primi acquisti e non quelli di questa stagione. Io non lo so, cioè mi sembra sempre di veramente essere un po' Don Chisciotte, cioè lottare contro i mulini a vento. Siamo qui a puntare il dito e il dito si ferma dopo 4 metri e non va un po' più in là. Sempre così, non sbagliamo mai. Come dicevi giustamente tu, e poi ti lascio, anch'io spero vadano via, perché sono stanco e onestamente non saprei più cosa dire. Cioè, togliamo anche questa scusa e poi vediamo dove ci appigliamo. Per me finisce malissimo questa storia. Ma guarda, io ti dico, non stiamo facendo un video sul pezzo di Gazzetta, perché il pezzo di Gazzetta ha delle basi, cioè non è campato per aria, quindi non è che stiamo facendo così aria su delle righe di Gazzetta, tutt'altro. Il pezzo ha delle basi molto sostanziose. Anche perché già l'avevano venduto, gennaio, ricordo, Sì, tra tra l'altro, parentesi. tutto questo. Vabbè, sì, ma evidentemente hanno il telefono né di Teo né della gente, però vabbè, questa è un'altra questione. Ma vabbè, guardi, ti dico 2 cose velocissime. Una, ma lo dico a te, lo dico a tutti. Ma voi vi fidate di chi prende questa decisione? Io no. Io non so se è la decisione giusta, forse non ho nemmeno le competenze per dirlo, ma meno di me le hanno chi la dovrebbe prendere. Io non mi fido di queste persone che dovrebbero prendere la decisione di vendere questi 3 giocatori. Non mi fido più, perché li ho visti, non sono all'altezza di prendere una decisione che è anche delicata, perché vorrebbe dire tirare via i 3 giocatori più rappresentativi per prenderne ovviamente poi altri, perché non è che possiamo giocare in 12. Quindi con quelli che escono dovrebbero entrarne altri. Io non mi fido più, non mi fido di queste persone che dovrebbero prendere la decisione di dire sì, in effetti è vero, sono dei problemi, vanno venduti, e con quello che entrano, sì, è vero, devo prendere altri 3. Io non mi fido. Possibilmente non a 20 milioni, riaggiungo. Sì, ma e poi domanda numero 2. Il martellamento mediatico, poi le partite fanno da sé, ci mancherebbe altro, cioè non è che sto dicendo che è tutta una bolla mediatica quello che è lo scarso rendimento di questi 3 giocatori, ci mancherebbe altro. Però io non ho mai visto, mai, un articolo con Tesoretto Milan, dalle cessioni di Chukwueze, Loftus-Cheek, Emerson Royal e Okafor, il Milan può mettere l'anno prossimo sul mercato 50 milioni, 60 milioni. Mai visto? Mai. Gli orrori che abbiamo fatto negli ultimi 2 anni, perché non vengono mai portati a mo' di lo cedo, lo vendo, compro? Mai, mai. Io capisco che loro sono i 3 giocatori più importanti, ci si aspetta tanto, sono nell'occhio del ciclone, eccetera, eccetera. Pagati di più e tutto. Va A parte bene. che Maignan no, e Teo nemmeno, ma vabbè. Quindi cosa ci aspetta? Via questi 3, mi immagino via anche altri 5 o 6 di una squadra che
non li ha, non li sta avendo e non ha il loro rendimento. I nomi li ho appena fatti. Potrei andare avanti, perché ce ne sono tanti altri di giocatori che potrebbero essere toccati da questo ragionamento. Cosa facciamo? Altra rivoluzione, via 8-9, dentro altri 8-9. No, ormai fare calcio, ho detto, è un apostrofo tra il calcio e il mercato. Sì, Non- sì, non ma c'è più è niente. una gestione videoludica, passami il termine. Sì, ma ci si divertirà, non lo so. Poi Sì, sì, no. prima o poi insomma, gli alibi finiranno, o meglio, ce ne si dovrà costruire degli altri, perché su questo siamo bravissimi. Su questo Sì, siamo sì, i ma numeri verranno uno. trovati degli altri, come eventualmente a fine stagione di questa orribile annata pagherà Zlatan Ibrahimovic e non chi è stato veramente l'artefice della costruzione di questa stagione e del mercato. Lo sappiamo bene, al massimo entrerà un nuovo direttore sportivo, entrerà e non sostituirà, ci mancherebbe altro che vengano toccati Moncada e Furlani, e pagherà eventualmente magari Ibrahimovic, perché è stato e sarà lui il capro espiatorio. Verranno venduti Teo, Leao e Magnan probabilmente, spero anche altri come hai detto tu, verrà fatta una rivoluzione, entreranno altri 5-6 giocatori, 7 da 20-25, esagero, 30 milioni e ripartiremo. I tifosi del Milan, tanti tifosi del Milan, io mi auguro non facciano l'errore che hanno fatto nelle ultime 2 o 3 stagioni, dipingendosi di nerazzurro, esultando per colpi di mercato da 25-30 milioni dopo trattative durate un mese e mezzo, e saremo belli felici, belli sereni e gasati ad agosto, poi a settembre iniziano le partite che dovrebbero essere la cosa più importante e il campo dirà se si è fatto bene o no, ma come hai detto tu prima, io non mi fido. No. In tutto questo dobbiamo vincere 10 partite da qui alla fine per fare due semplici conti, cioè dai 40 punti, 41 che abbiamo in questo momento, bisogna arrivare intorno ai 70, che di solito è la quota Champions League. Conto presso fatto, 3 per 10, 30, più 40, 70. E bisogna vincere quasi una decina, poi ovvio, puoi anche vincerne 6, 7 e le altre con qualche pareggio arrivarci più o meno a quella soglia di punti. No, va bene, ma è fattibile, tutto è fattibile nel calcio, è fattibile anche che una squadra prenda e vinca 7 partite di fila, sì. Come non farlo mai in stagione? Cosa che ha Non fatto questa, Milan, non ma neanche questa. lontanamente. Io sono molto pessimista a riguardo. Cioè, per quanto mi riguarda, sarebbe un miracolo sportivo arrivare in Champions League adesso. Poi il turno ti ha detto bene perché solo la Juventus ha vinto, tra parentesi, di quelle che lottano con te. Però, cioè, la corsa non è sulle altre, la corsa è su te stesso, che non ne hai mai vinte 4 di fila, credo, Sì. questa stagione. Il massimo è stato 3. Guarda che ne basta una che sta sopra di te. Cioè. Per me è una mission impossible, poi non lo so. Va bene ragazzi, che vi devo dire? Tanto saranno le stesse cose probabilmente. Comunque, direttore, mi è arrivata adesso una notizia, quest'estate via Boiani da Radio Rossonera. Il problema della radio via verrà sostituito. Ma ti fidi di chi prenderà la decisione? Essendo tu, sì. Se era qualcun altro, no. Va bene, ci vediamo dopo. Ciao, magari ne vendiamo uno nel mentre. Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi figli non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli ai Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre.